Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Io sono Federica e oggi parleremo della migliore dieta per l'acne. Prendete carta e penna perché credo che questo video sarà un po' lungo ma molto interessante. Allora, in questo video parleremo prima di tutto di cosa eliminare se abbiamo una pelle acneica e di cosa invece introdurre. Una veloce premessa prima di iniziare: la mia alimentazione è per il 90% a base vegetale. Gli unici prodotti di origine animale che continuo a consumare sono le uova, ogni tanto, cercando di comprare sempre quelle organiche, e una volta alla settimana mangio del pesce, soprattutto del pesce grasso come il salmone, poi vedremo perché. Allora, la prima cosa di cui dobbiamo sbarazzarci sono gli zuccheri. Zuccheri intesi come merendine, dolcettini generali, ma anche come prodotti processati e farine raffinate, quindi pasta bianca, riso bianco e anche tutto quel junk food, McDonald's, eccetera, tutto ciò che è processato. Questo perché? Perché questi prodotti, gli zuccheri in generale, vengono assorbiti dal nostro sangue in maniera molto facile e una volta assorbiti creano un'overproduzione di insulina. L'insulina overprodotta manda in shock gli ormoni producono più androgeni, gli androgeni producono più sebo e infiammazione, il sebo arriva al follicolo pilifero, lo intoppa e acne. Questa è un pochino l'equazione. C'è da fare anche una precisazione sugli zuccheri naturali e gli zuccheri della frutta. Vanno benissimo, ma non bisogna esagerare. Cosa voglio dire? Vi faccio un esempio. Se una persona ha tagliato tutti i prodotti raffinati e tutti gli zuccheri semplici, tutte le merendine, ma nella stessa giornata si mangia 3 banane, mezzo mango e 10 kg d'uva, non va bene, perché comunque il nostro corpo riconoscerà questi zuccheri, anche se naturali, come zuccheri. Bisogna anche stare un pochino attenti alla frutta disidratata e ai datteri, che sono molto zuccherini. Quindi qual è un accorgimento che possiamo adottare? Quello di consumare 1-2 porzioni di frutta al giorno e di bilanciare gli zuccheri della frutta. Ad esempio, io nella stessa giornata non mangio una banana e dei datteri, mangio magari una banana e dei mirtilli che contengono molti meno zuccheri. Un'altra cosa da ricordare è l'indice glicemico degli alimenti. Cerchiamo di prediligere alimenti con indice glicemico basso. Questo vale soprattutto per persone che soffrono di insulinoresistenza e per le donne che hanno PCOS, quindi sindrome dell'ovaio policistico. Un'altra cosa su cui fare attenzione se si soffre d'acne sono i latticini, per 2 motivi. Punto numero 1: i latticini moderni sono pienissimi di ormoni e quindi sbilanceranno i nostri ormoni ancora di più. Punto 2: il latte è uno zucchero naturale e quindi ci si ricollega al discorso precedente sugli zuccheri. Terza cosa è il glutine. Il glutine è un pochino contraddittorio. Molte persone hanno trovato beneficio sulla pelle eliminando il glutine dalla propria dieta. Io lo sto facendo al momento, ma non ho ancora capito se è il glutine che mi causa problemi o il grano, quindi pasta bianca, riso bianco, farine bianche, la pizza bianca, perché quando consumo alimenti come ad esempio la segale o il farro che hanno un contenuto di glutine molto basso non mi creano nessun problema. Un'altra cosa su cui fare attenzione se abbiamo pelle acneica è l'alcol. L'alcol sappiamo tutti che fa molto male al nostro fegato, ma ancora di più se soffriamo di pelle grassa o comunque di acne è una cosa che dovremmo riservare soltanto nelle occasioni speciali. Un'ultima cosa è il caffè. Anche qui il caffè è un pochino contraddittorio, soprattutto per chi soffre di acne ormonale. Si pensa che il caffè sia legato agli ormoni, abbia praticamente un effetto di sbilanciamento ormonale. Come vi ho detto nel video precedente, che lascio qui sopra nella schedina bianca, io quello che sto facendo è bere del caffè d'orzo arricchito con la cicoria, che è anche un ottimo prebiotico e che quindi farà anche molto bene al nostro intestino. Mi sono dimenticata di dire un'altra cosa: c'è gente che trova molti benefici sulla pelle non consumando lievitati, quindi
pane, pizze, tutti i prodotti lievitati. Io personalmente non li consumo, comunque cerco di consumarli veramente poco e non ho ancora capito se il lievito ha un effetto sulla mia acne o no. Credo che sia più legato alla farina bianca in sé e quindi al discorso degli zuccheri che non dei lieviti, ma ve lo farò sapere una volta che lo scoprirò. Ma che cosa quindi dobbiamo incorporare? Allora, innanzitutto dobbiamo fare uno switch da prodotti bianchi e raffinati a prodotti integrali. Quindi pasta integrale, riso integrale, poi di riso ce ne sono veramente tantissimi tipi da provare e sperimentare. C'è il riso nero, che è poi il riso venere, riso rosso, riso jasmine, riso basmati che ha un indice glicemico anche molto basso, farro, orzo, quinoa, avena, amaranto, miglio. Veramente ci sono tantissimi cereali che contengono molte fibre ed integrali da ruotare nel corso della settimana. Poi patate, soprattutto quelle dolci che hanno un indice glicemico più basso delle patate tradizionali. E una cosa interessantissima sono i legumi. Talvolta vengono tralasciati o comunque non consumati regolarmente. I legumi contengono molti carboidrati ma anche molte proteine. Anche le paste di legumi, quindi paste di lenticchie e paste di piselli, sono un'ottima alternativa alla pasta. Alcuni di voi mi diranno sì, però tutti questi alimenti costano. È vero, soprattutto in Italia, qui in Inghilterra costano un po' meno. Ma è anche vero che, non so se ci avete mai pensato, ma ruotando le fonti di carboidrati nella nostra dieta settimanale daremo al corpo tutto quello che necessita e il costo degli alimenti stessi si ammortizzerà. Seconda cosa, credo veramente nel proverbio siamo quello che mangiamo. Magari se c'è da spendere un pochino in più, ma so che una cosa mi fa bene, la compro personalmente. Penso che se tenete un pochino a voi stessi farete la stessa cosa. Assumiamo poi tantissime verdure fresche con un giusto bilanciamento tra cotte e crude e un giusto bilanciamento anche tra le verdure verdi e le verdure più colorate come i pomodori, i peperoni ad esempio. Quindi cerchiamo nella nostra giornata di avere almeno un pasto con verdure a foglia verde, quindi broccoli, spinaci, cavoli, cavolfiori, pak choi, quelli cinesi, non so se li avete mai provati. Al posto di latte e yogurt cerchiamo anche qui di cambiare verso prodotti a base vegetale. Ci sono tantissimi latti a base vegetale, i miei preferiti sono avena e mandorla, cocco ogni tanto, dipende dalla marca. Anche qui siamo tendi a prenderli senza zucchero. Stessa cosa con gli yogurt, prendiamoli senza zucchero. Ci sono in commercio degli ottimi yogurt di soia e di cocco che contengono anche probiotici, come i classici yogurt vaccini. Al posto del formaggio sperimentiamo tante ricette con tofu, tempeh, formaggio di anacardi. Io ad esempio nel risotto metto invece del parmigiano il lievito alimentare che ha un sapore molto simile al parmigiano, quindi ve lo suggerisco. Una cosa ci tengo a dire: non comprate formaggi vegani, contengono sostanze che fanno più male che bene, insomma, quindi io li eviterei. Cerchiamo di integrare dei cibi antinfiammatori nella nostra dieta che faranno benissimo anche alla nostra pelle, quindi curcuma, limone, zenzero ad esempio. Dovremo poi incrementare nella nostra dieta i grassi buoni, importantissimi, quindi avocado, noci, frutta secca in generale, semi di chia, semi di sesamo, tutti i semi in generale e olio d'oliva, cercando di rispettare la proporzione tra omega 6 e omega 3. Nella dieta moderna tendiamo a mangiare più omega 6 che omega 3. Gli omega 6 li ritroviamo negli oli, olio d'oliva, ma anche gli oli vegetali, quindi olio di palma, olio di girasole ad esempio, mentre gli omega 3 li troviamo appunto negli alimenti che vi dicevo prima, quindi salmone, avocado e noci prevalentemente. E siccome nella nostra dieta tendiamo a consumare tantissimi oli anche nei prodotti appunto processati, è bene bilanciare, avere un buon bilanciamento tra omega 6 e omega 3 e quindi introdurre nella dieta tutti gli alimenti ricchi di omega 3. Ma come facciamo ad adottare tutti questi cambiamenti? Da dove partiamo? Allora, innanzitutto cerchiamo di avere una dieta bilanciata tra vitamine, carboidrati, proteine e grassi, introducendo tutti gli alimenti di cui vi ho parlato finora in questo video. Dopo aver fatto questo, per capire quali sono gli alimenti che veramente hanno una correlazione con la nostra acne, ricordandoci che ognuno di noi è unico,
cerchiamo di seguire una dieta cosiddetta di eliminazione, cioè di eliminare un certo alimento per un periodo di tempo che pensiamo sia collegato alla nostra pelle e vedere come va. Ad esempio, cerchiamo di eliminare i latticini per un mese e vediamo se c'è una correlazione. Stessa cosa lo possiamo fare con il glutine, ad esempio, o con gli zuccheri, ad esempio, perché molte persone, sono sicura, troveranno un netto beneficio eliminando un alimento alla volta e provando su se stessi davvero qual è la cosa che funziona. Ricordiamoci di una cosa: più gli alimenti sono simili al loro stato naturale, cioè come vengono prodotti e nati in natura, più il nostro corpo li amerà e li riconoscerà come buoni e sani. Più un prodotto invece è processato, quindi è stato modificato manualmente dall'uomo, più il nostro corpo lo riconoscerà come estraneo e farà anche più fatica a digerirlo. Io penso di avervi dato tutto, spero che questo video lo troverete interessante. Nel prossimo video parleremo di come costruire la perfetta skincare e di quali sono i miei prodotti skincare preferiti. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Vi chiedo gentilmente di mettere un like a questo video per supportare il mio canale, di iscrivervi se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanellina delle notifiche. Io vi aspetto nei commenti qui sotto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima!